Mettere piede in un mondo aperto come quello di Crimson Desert può essere spiazzante, tanto quanto in realtà lo è mettere insieme una lista di consigli per chi vuole iniziare a giocare. Il gioco è veramente vasto, ma al contempo è anche bello profondo. Dunque eccoci qui con un'ennesima guida della mia serie Le 10 cose da sapere. Io non posso che ringraziarvi per aver cliccato sul teschio del tiranno in mezzo a tutte le guide che ci sono su YouTube. Mi auguro che la mia guida vi risulti davvero utile. Bando alle ciance e dritto al sodo. Pensate che dopo una quarantina di ore tantissime cose ancora mi sono ignote e molte meccaniche nella prima decina, quindicina di tali ore, mi sono rimaste ignote. Le ho scoperte anche per caso. Dunque vi parlo di ciò che non ci dicono. E per una volta non è una frase clickbait da youtuber low effort. Pearl Abyss si è intestardita proprio nello sviluppare un gioco che fa di tutto per metterci in difficoltà senza dirci un tubo. E lo fa partendo proprio da interfaccia e tasti rapidi. Badate che io farò riferimento ai comandi da computer, infatti premendo ESC e rotellina del mouse in tempo reale potremo navigare fra tutti i menu di gioco e lo faremo veramente tanto spesso. Non solo, con F1, F2 ed F3 potremo accedere a dei menu rapidi e l'ultimo F3 è fondamentale perché una volta che l'avremo utilizzato e avremo selezionato un cibo, esso sarà sempre in shortcut. Potremo premere F3 senza tenerlo premuto ed utilizzare anche in combattimento serrato il nostro cibo per curarci. Parlando sempre di comandi ma spostandoci sul combattimento e le abilità, ci sono molte combinazioni poco intuitive che si accavallano anche su mouse e tastiera e al contempo ci sono delle meccaniche nascoste per alcune di queste abilità di base. L'esempio lampante, perdonatemi l'utilizzo di questa parola, è quello del riflesso della spada che dalle alture può illuminare dei luoghi di interesse oppure cucinare della carne cruda lasciata per terra. Le abilità di base in realtà sono fondamentali e le dovremo imparare ed integrare muscolarmente e mentalmente proprio per tutta la nostra esperienza di gioco. Saranno un cambiamento alla qualità della vita, specie quelle abilità di traversata, come per esempio l'utilizzo dell'uncino magico per catapultarci con gli alberi o del doppio salto grazie al nostro palmo, il nostro Fus Rodan monastico naturale, che avremo a disposizione da subito e che potremo utilizzare in tanti frangenti diversi, anche per risolvere gli enigmi. Infatti, tali abilità di base serviranno a risolvere un sacco di situazioni durante l'esplorazione e le missioni principali. I comandi sono clunky, macchinosi e un po' junky, cioè un mappazzone di roba, è completamente senza senso, probabilmente il punto peggiore a sfavore del titolo Crimson Desert. Un'altra cosa che non vi dicono è utilizzate le campane nelle città quando disponibili. Funzionano un po' come le torri dell'Aquila su Assassin's Creed. Una volta che ci interagiremo verremo ricompensati con l'ampliamento della nostra cognizione di mappa e il diradarsi della nebbia di guerra. Voglio accennare un attimo alle meccaniche nascoste dell'inventario, del quale parleremo meglio dopo. Alcuni animaletti potremo mangiarli istantaneamente, altri dovremo scuoiarli, ma alcuni li potremo catturare e in inventario potremo macellarli uno alla volta, premendo spazio. Al contempo potremo anche aprire le borsette di monete tutte in una volta sola con una sola animazione, sempre premendo spazio e scegliendo apri tutte. Affrontiamo la questione dei soldini nel prossimo punto. Dunque vi voglio consigliare di prendere in seria considerazione la gestione del denaro come una priorità. Su Crimson Desert avremo a disposizione due tipi di valuta, le monete di rame e i ramini, che ogni 100 monete di esse diventeranno una moneta d'argento. I beni e i servizi a volte richiedono monete d'argento, altre volte monete di rame. L'economia del continente di Pywell è un po' complessa e a volte confusa, però è presente. Quindi è cruciale saper gestire i nostri soldi. Ecco, qui sarebbe il momento perfetto per parlare del mio sponsor, che non c'è, quindi vi farò direttamente io da consigliere finanziario senza bisogno di servizi intermediari. Prima di tutto andate da questo goblino losco in quel di Hernand fuori città, comprate la maschera del ladro, indossatela e dirigetevi verso il maniero Stemma Leone. Proprio in questo punto arrampicatevi, di socquatto entrate nella casa e
raggiungete questo camino, spegnetelo e pappatevi il lingotto d'oro. Sì, l'oro esiste anche se non nella forma delle monete. Potrebbe farvi molta gola venderlo per 190 monete d'argento, ma ascoltatemi, ad Hernand c'è la banca. Ebbene sì, dirigetevi da questo nano ed aprite il vostro conto. Potete scegliere fra 3 profili di investimento. Io vi consiglio di rischiare tutto subito cercando di capitalizzare sul raddoppio del lingotto. Non fatevi problemi a fare save scamming. Salvate la partita, vedete se andate in positivo, ricaricatela finché non ottenete il massimo. L'importante è riuscire ad ottenere 2 o 3 lingotti, dopodiché potremo attendere una manciata di giorni e cambiare il nostro profilo di investimento cercando di mitigare il rischio, continuando però a guadagnare. E alla lunga, dopo settimane e settimane di gioco, non ve ne pentirete di aver iniziato subito ad investire il vostro oro nella banca dei nani di Hernand. Iscrivetevi al canale per maggiori consigli sulle vostre finanze, perlomeno quelle videoludiche, perché per il resto sono povero come la merda. Comunque, torniamo a parlare di Crimson Desert. A un certo punto sbloccheremo il nostro accampamento. È fondamentale sbloccarlo il prima possibile perché già con esso potremo reinvestire il nostro denaro e ottenere delle risorse che poi ritrasformeremo in denaro con la meccanica delle carovane, dei carri mercantili, oltre che con le missioni. Insomma, ci sono una serie di meccaniche molto avanzate che richiederebbero dei video appositi. La terza cosa da sapere è che bisogna giocare la storia principale. Sembrerà pure un'ovvietà, ma in un mondo aperto come quello di Crimson Desert è facilissimo perdersi. Che sia dietro una missione secondaria, un incarico, un'esplorazione oppure inseguendo degli animali. Ma è importantissimo arrivare al capitolo 5, proprio perché sbloccheremo un insieme di meccaniche, di abilità e l'accampamento di cui vi ho appena parlato. Ci sono un sacco di introduzioni a meccaniche fondamentali che sono dipendenti anche dai vari capitoli, quindi alternate un pochino ma date sempre priorità, almeno fino al 5° capitolo, alla storia principale, nonostante alcune parti saranno un po' moleste per via degli enigmi, dei puzzle e del tempo che richiederanno, ma ne varrà la pena, fidatevi di me. Il quarto consiglio utile di oggi è che facendo le missioni secondarie di cui vi parlavo poc'anzi si aumentano gli slot inventario con le borsette, che possono essere piccole, medie, grandi e poi non lo so, bisogna vedere. A seconda delle missioni secondarie ci verranno date come ricompensa una volta portate al termine. La gestione dell'inventario è fondamentale fin tanto che non arriveremo ad avere già una 50ina di slot. Ve lo dice un loot goblin, l'accumulo non può essere spasmodico, al lancio non avremo un forziere deposito. Dunque è bene l'accattonaggio, ma dobbiamo fare nostra l'abitudine di vendere tutto il surplus, compresi tutti i documenti che, anche se varranno un solo ramino, occuperanno uno slot inventario, con l'eccezione dei contenuti unici che vanno ad occupare degli slot specifici, come per esempio i contenuti della Deluxe o i Twitch Drops o alcuni documenti della storia principale. Badate bene, anche le ricette si comportano così e anche le taglie però si slegano nel momento in cui abbiamo imparato la tale conoscenza oppure abbiamo completato la missione. Nonostante sia macchinoso, iniziate ad abituarvi a raccogliere qualsiasi cosa dal terreno. Richiede del tempo, sì, ma non ve ne pentirete sul lungo andare. Quinto consiglio utile di oggi riguarda gli artefatti dell'abisso. Ce ne sono 3 tipologie e si sbloccheranno durante le missioni o con l'esplorazione. A volte li troveremo a caso, altre invece risolvendo dei puzzle specifici oppure appunto delle missioni. Gli artefatti vengono utilizzati per potenziare gli oggetti e le nostre abilità. Le abilità non sono infinite e nemmeno gli artefatti. Dunque, quale abilità preferire? Vi dico la mia. Onestamente la maggior parte del tempo lo passo planando, correndo, scalando. Senza energia, stamina, il gioco è molto più faticoso, molto più lento. Quindi puntate almeno a 10 livelli di energia, il ramo blu, con la facciozza del lupo. Dopodiché puntate sulla vita.
non focalizzatevi troppo sulle abilità, perché tanto avremo accesso alla maggior parte di esse in una versione depotenziata. Magari con il tempo, avanzando, quando arriverete a una trentina quarantina di ore, iniziate a scegliere anche le abilità di combattimento. Alcune sono veramente forti, ma dipende sempre dal vostro stile di gioco. Fondamentali però saranno quelle sul volo. In generale tutto ciò che riguarda la mobilità, come si diceva prima, è molto utile. La sesta cosa da sapere è davvero di capitale importanza. Su Pywell esiste il ciclo giorno-notte e la gestione del tempo è parte integrante dell'esperienza. I personaggi non giocanti hanno una routine, i mercanti avranno un restock delle loro merci. Come si diceva prima, la banca richiede abbastanza tempo per poter far fruttare i nostri dividendi e in generale tutto ci costerà un investimento di tempo per spostarci, ma anche per far proseguire determinate missioni che saranno disponibili dopo un'attesa oppure a una specifica ora. Per non parlare poi delle missioni dell'accampamento, che richiedono lo scorrere del tempo per essere completate dalla nostra squadra di manti grigi. Potremo o attendere a un falò o dormire al nostro letto, però non potremo farlo a ripetizione come negli Elder Scrolls. Non sempre Cliff sarà stanco, quindi dovremo comunque giocare nel mondo, compiere delle attività e poi tornare per far passare il tempo. Io personalmente vi consiglio di far passare sempre 12 ore. Non ho ancora capito se riposare di più o di meno manda in cooldown la possibilità di dormire. Non ho ben compreso, però c'è tanto ancora da capire. La questione del tempo è anche marginale se ci pensate, considerata la mole di roba da fare. E mi collego a ciò infatti nel settimo consiglio. Parliamo di esplorazione e come muoversi in mappa. Avremo sempre qualcosa da fare in termini di missioni, non finirà mai il contenuto, state sereni. Seguiamo più missioni possibili e cerchiamo di capire regione per regione cosa si nasconde alla nostra vista. A volte avremo a disposizione dei grandi simboloni in mappa, dei punti interrogativi che vanno a determinare la presenza di un oggetto arcano nell'area, che sia un puzzle, un enigma oppure un punto di traversata rapida. Sì, esiste il viaggio rapido. A volte per raggiungere tali punti dovremo cercare di utilizzare gli strumenti di mobilità di cui vi ho già parlato. Il 99,9% degli edifici è assolutamente esplorabile. Se non riuscite a entrare subito dalla porta principale vi consiglio o di cercare delle alternative o di comprare delle chiavi al mercato nero. Non esiste la meccanica di scasso con grimaldello, ma appunto questi passepartout funzionano sempre. Fatene una buona scorta se avete dei soldini da parte. L'ottava cosa da sapere è che Cliff non sa nulla come Jon Snow. Infatti, per ricollegarmi a quanto detto poc'anzi nel punto 7, è importantissimo esplorare e trovare le ricette, che possono essere dei documenti lasciati per caso o addirittura dei libri, per la creazione di archi, elisir, tinture, cibo. C'è da leggere sempre e comunque i documenti prima di venderli. Il crafting è veramente fenomenale, c'è di tutto e di più, e vi consiglio di farvi un giretto nei vari edifici di Hernand così da sbloccare certe ricette subito. Per esempio, il calderone è uno strumento molto utile per le tinture e per gli elisir. Potremmo apprendere la natura di un'attività, di un oggetto, anche di una mossa in combattimento semplicemente osservando per un po'. Nell'ultimo caso magari una o due volte l'azione ripetuta. Però ciò è più raro rispetto alla conoscenza di tutti i giorni e che riguarda appunto la creazione di oggetti. Non fatevi problemi infatti anche ad inizio partita a volare dai commercianti pur senza un soldo, perché potrete apprendere la natura degli oggetti semplicemente guardando il catalogo. Eccoci appunto alla nona cosa da sapere, il commercio e i relativi servizi in realtà. Sarà molto importante passare dai venditori, dai commercianti, non soltanto per fare denaro, come dicevo nel secondo consiglio, ma per accedere a dei servizi di capitale importanza. Vi faccio l'esempio della meccanica della rifinitura di armi e armature. Non essendoci un sistema a progressione di esperienza, la maggior parte dell'avanzamento
miglioramento dei nostri danni, delle statistiche difensive e della personalizzazione del nostro personaggio avverrà tramite gli oggetti, armi ed armature. Ad un certo punto della storia sbloccheremo anche le streghe, che saranno delle incantatrici capaci di utilizzare i congegni abissali. Devo ancora esplorare meglio questa dinamica, ma la base è molto comprensibile. Potremo allocare degli slot pagando argento e inserire tali congegni abissali per sbloccare dei poteri. Altra informazione fondamentale: gli oggetti che troveremo durante l'esplorazione o sconfiggendo dei boss potranno dopo essere portati da una strega per rimuovere i potenziamenti abissali. Dopodiché potremo vendere tali oggetti se non vorremmo utilizzarli. Ciò può avvenire appunto perché esiste la meccanica della rifinitura di un oggetto presso il fabbro, che va a potenziare le statistiche base e che richiede veramente tanto farming di materiali, che può essere agevolato con l'utilizzo dell'accampamento, come si diceva prima, ma che richiede comunque una certa dedizione in termini di tempo. E badate anche che molti materiali nelle prime regioni di gioco non sono presenti, quindi è una sorta di soft lock alla progressione perché dipende tutto dalla missione principale. Potremmo sì accedere alle altre regioni di Pywell, ma saranno un po' bloccate e non del tutto navigabili o affrontabili, rendendo così impossibile accedere a determinati tipi di risorse. Concludo dicendo che per quanto i consumabili saranno fondamentali per aumentare le nostre difese, per le cure, per la rigenerazione delle risorse del nostro personaggio, esistono anche dei bonus temporanei dati dalla Cote e dall'Incudine, rispettivamente per armi e per armature. Le possiamo trovare in giro per tutto il mondo e saranno veramente importanti per il combattimento contro i boss. Battere un boss di solito significa accedere a nuovi strumenti per la raccolta di risorse o nuove ricette, quindi vedete, è tutto collegato. Il 10° consiglio del giorno riguarda appunto il combattimento, che è vastissimo, però vi voglio dire qualcosina su quello che ho capito finora. Non è per forza il nostro focus iniziale. Certo, è importante, ma la maggior parte dei nemici di base saranno assolutamente affrontabili anche quando in grande numero. Concentriamoci su spada e scudo, nonostante altri tipi di armi siano accessibili. Per il momento bastano ed avanzano. Ricordatevi che le combo vengono eseguite in automatico, tenendo premuto il tasto di un determinato tipo di attacco. Imparando nuove abilità, queste combo vengono integrate all'interno della dinamica, però alcune abilità particolari richiederanno altri tasti, che di solito sono quelli di parata e di schivata. È normale non riuscire ad imparare a memoria tutto subito, ma non è nemmeno fondamentale, se non per quanto riguarda i boss citati prima. I combattimenti con i boss sono un caposaldo dell'esperienza e ci permettono di avanzare sia a livello di reputazione sia a livello di progressione con gli oggetti, come si diceva prima, all'interno di Crimson Desert. Parlavo prima di imparare nuove abilità, esse verranno appunto anche scoperte durante i combattimenti con i boss. E se non riuscite a sconfiggerne uno, non preoccupatevi. Lasciatelo da parte un attimo e andate a cercare degli artefatti. Dalle sfere che ci danno la possibilità di resuscitare sul momento con il 30% di vita, fino alle pietre delle sfide. Però non vi voglio parlare di tutto questo adesso. Ehi, siete arrivati fino a qui? Beh, c'è un consiglio bonus. Sembra una banalità, però io vi dico davvero, non correte, assaporate l'avventura con la meraviglia offerta dal grande ignoto di Pywell. Il mondo di Crimson Desert, in questo continente perlomeno, che già è gigantesco, va assaporato un pezzettino alla volta. Se siete ingordi e vi ingolfate divorando ogni contenuto, correndo da una parte all'altra, accelerando o evitando i dialoghi per fare la missione principale e arrivare dalla A alla Z, secondo me vi perdete tutto il bello dell'esplorazione e soprattutto non affidatevi troppo alle guide per i puzzle e le soluzioni. Lo so, verremo tanto tentati di andare a cercare su Google e lo dico anche contro il mio interesse, perché potrei serenamente presentarvi dei video guida del genere, però credo che seguire queste guide per i puzzle sia l'ultima spiaggia, quando veramente si
siamo esasperati. Non sono un grande fan, però capisco l'utilità e la necessità, specie in un titolo che non ci prende per nulla per la manina. Concedetevi tale maratona videoludica per una volta, non accelerate, non rovinatevi l'esperienza e andateci veramente piano. Anche io farò così nel presentarvi delle guide che seguiranno gradualmente la mia esperienza in gioco, quindi vedremo un'elaborazione dei miei contenuti da ciò che inizialmente ho capito fino a quando tale avventura, chissà quando, effettivamente, arriverà alla sua naturale conclusione. Crimson Desert è un gioco impegnativo, dove può capitare a chiunque di perdersi dei dettagli, di non comprendere delle meccaniche, e secondo me il senso comunitario la vincerà sempre, non con l'urgenza e la necessità di rovinarsi l'esperienza, ma accompagnandoci tra di noi in questo tragitto veramente immane e tortuoso, per la verità. Pensate che questi miei consigli siano stati validi nel rispetto del vostro tempo? Fatemelo sapere, e se avete qualcosa da aggiungere lasciate un commento con altri suggerimenti per la community. Ciò detto, per oggi questo è quanto. Tiranno matto out e buona avventura in quel di Pywell.